Ciao, sono Lorenzo e siamo arrivati alla parte 2 di questa nostra carrellata su quali saranno i combustibili dei trattori del futuro. Abbiamo parlato di biocombustibile, biometano e altre cose. Oggi però vediamo nel dettaglio la terza macro categoria, i trattori a combustibili ad emissioni zero o quasi. Ma prima, sigla. In questa categoria rientrano fondamentalmente due soluzioni: elettricità ed idrogeno. Il filone elettricità ha due sottocategorie: ibridi ed elettrico puro. L'ibrido utilizza un motore tradizionale, associato ad uno o più motori elettrici alimentati da un pacco batterie. I motori in questione tolgono un po' di lavoro al motore tradizionale, facendolo consumare di meno ed agendo più o meno direttamente su vari componenti del trattore o andando ad erogare potenza elettrica per alimentare gli attrezzi elettrici collegati. Questa non è una soluzione a zero emissioni, perché il motore diesel c'è ancora. C'è però un risparmio variabile sul carburante che va dal 15 al 25-30% circa. Mentre l'elettrico puro ha solo motori elettrici e batterie e si può considerare ad emissioni zero. Per entrambi il vantaggio atteso qui non è solo nella sostenibilità e nel risparmio energetico del trattore, ma anche sull'architettura stessa del veicolo, con parti delle strutture elettrificate che sostituiscono parti meccaniche ed idrauliche tradizionali, permettendo maggiore agilità e limitando le problematiche di manutenzione legate a tutti quei preesistenti ingranaggi. Inoltre, un trattore ibrido o elettrico è più silenzioso. Questi trattori non sono facili da progettare e realizzare perché si tratta di stravolgere completamente l'architettura di un trattore preesistente con notevoli costi. Le batterie poi sono ancora il tallone d'Achille della tecnologia, occupano molto spazio e non garantiscono grande autonomia, rendendo in generale ad oggi non facile anche solo avvicinarsi alle prestazioni di un trattore tradizionale. Trasferire ad un trattore agricolo potenza elettrica da una batteria e fargli fare tutto quello che fa un trattore normale per 8 ore a pieno regime è ovviamente tuttora molto complicato. Invece elettrificare solo alcune funzioni specifiche e precise con un sistema ibrido un po' lima i limiti che abbiamo visto, ma chiaramente non stiamo più parlando di un processo ad emissioni zero. Entrambe le soluzioni ad oggi possono avere un futuro soprattutto su applicazioni di agricoltura specializzata, trasporto, logistica, mentre invece sembrano ancora decisamente tanto lontane da applicazioni più energivore, quindi applicazioni da pieno campo, tanto per capirci. L'ultima categoria che vedremo dei trattori ad emissioni zero sarà quella dell'idrogeno. Ed anche qui, tanto per non farci mancare nulla, però questa è l'ultima, lo giuro, avremo due sottocategorie. La versione di applicazione dell'idrogeno più conosciuta è quella delle fuel cell. Il gas è immagazzinato in bombole ad alta pressione ed immesso poi in una pila a combustibile denominata fuel cell, nella quale avviene una reazione elettrochimica che genera elettricità ed emette solamente vapore acqueo. L'elettricità generata alimenta poi un motore elettrico. L'altra soluzione invece potremmo denominarla idrogeno diretto. L'idrogeno viene stipato sempre all'interno di bombole ad alta pressione, ma in questo caso non viene utilizzato per generare energia elettrica per alimentare il motore, ma viene mandato direttamente al motore tradizionale per alimentarlo in maniera diretta più o meno come in un motore benzina. Quando lo bruciamo direttamente in questo modo, lui non emette CO2, ma potrebbero esserci residui di NOx, per cui è una soluzione con bassissime emissioni, ma non considerabile ad emissioni completamente zero. Il rendimento delle celle di combustibile che alimentano un motore elettrochimico è dell'ordine del 45-50%, ma poi ricordiamoci sempre che dobbiamo elettrificare tutta la trattrice, mentre invece il rendimento di un motore a combustione interna stile benzina, tanto per capirci, alimentato ad idrogeno, va dal 22 al circa 30%. Per raffronto considerate che un diesel agricolo attuale, moderno, viaggia intorno ad un massimo del 30-35%.
Tra i limiti in generale per entrambe le soluzioni ci sono i costi, sia delle celle a combustibile piuttosto che dell'idrogeno stesso, nonché della tecnologia sia del veicolo che dello stoccaggio in sito e sul trattore. Ed infine dobbiamo considerare una pressoché totale indisponibilità dell'infrastruttura di rifornimento sul territorio. Bene, abbiamo finito la nostra lunga carrellata e per provare a concludere un attimo possiamo affermare che ora come ora è molto complesso per l'agricoltore medio implementare facilmente un trattore, chiamiamolo del futuro, e riuscire contemporaneamente a far quadrare i conti. Ed infatti, come detto prima, il trattore diesel non è nemmeno lontanamente da considerarsi in soffitta. Ogni soluzione ha potenzialità e limiti, ma la coperta rimane realisticamente molto corta in tutte quante le tecnologie che abbiamo visto, almeno per ora. Se parliamo però di un contesto di grande azienda, tecnologicamente decisamente pionieristica, ecco, allora questo tipo di soluzioni può diventare interessante nel medio-lungo periodo, però bisogna essere molto bravi ad inserirle in un contesto, chiamiamolo, di autosufficienza energetica veicolare dell'azienda che effettivamente potrebbe giustificare l'investimento. Detto ciò, io aspetto sempre la vostra opinione. Chiaramente per questioni di tempo ho dovuto semplificare e anche un po' banalizzare tanti concetti molto complessi e mi rendo conto che questo può aver generato anche una trattazione non completamente esaustiva, per cui ben venga qualsiasi vostro commento, perché nel caso possiamo decidere di approfondire. Per cui io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima. Ciao!